che te lo dica a fa. Eclair. Sono sui fornelli, così preparo la pasta asciù. Procediamo. Iniziamo. Allora, mettiamo in un pentolino 200 ml di acqua. Intanto ho acceso un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero piccolo. Aggiungo 100 g di burro. Aggiungo anche un po' di estratto di vaniglia. Lasciamo sciogliere il burro e appena arriva a bollore butteremo tutta la farina di colpo. 130 g di farina tutto ad un colpo. Spengo e giro. Ora che è compatta, accendo di nuovo, fuoco medio, e lascio un po' cuocere la farina. Quando poi sentirete nuovamente uno sfrigolio e si formerà una patina, lo possiamo togliere. Lasciamo intiepidire leggermente, allarghiamo e intanto prepariamo le uova. Potrebbero richiedere 3 uova o 4, quindi noi iniziamo a romperne 3. Il quarto poi vediamo. Aggiungiamo il primo. Possiamo fare questo passaggio sia a mano, così come faccio io, è facilissimo. Giusto il primo è un po' tenace da incorporare, però si fa benissimo, o col frullino elettrico o in planetaria. L'ha incorporato. Procediamo col secondo. Il terzo. Ancora è troppo solido, aggiungiamo anche il quarto. Il quarto uovo lo sbatto leggermente, aggiungiamo prima metà e poi eventualmente l'altra metà. Ad aggiungere ci siamo sempre, a togliere non tanto. Sarà un po' più difficile. Va bene, ci va l'altra metà, quindi 4 uova ho messo in tutto, medie. E adesso ci siamo. Vedi? Fa il becco. Deve essere consistente, che deve scendere piano piano. Se sentite il rumore è perché sto cucinando. Vi faccio vedere il pollo. Non c'entra niente, ma sto per. Bello rosolato. Abbiamo anche il pranzo pronto. Questo è 829 come numero e metto in un sacco a poche. Ora, se lo metti bene così sulla mano, allarghi in modo che tu fai la presa con la mano, non c'è bisogno di altri utensili, facilissimo. Prendi, infili e tiri. Chiudi la mano, vedi? Facilissimo proprio. Impariamo le tecniche dei pasticceri. Qui mettiamo qualche puntina di composto, così la carta forno non si muove, e procediamo. Con pochissima pressione facciamo andare dritto, poggiando leggermente il beccuccio per terra. Ora, questi sono circa 12 cm, 12-13, sono abbastanza grandi. Se vuoi farli più piccoli, naturalmente li puoi fare la metà. Bagniamo con la mano la punta in modo che ritorni a posto. Era avanzato un poco di impasto e faccio un bignè. Mettiamo un po' di acqua per dare umidità. Durante la cottura aiuterà la crescita. Inforniamo per 20 minuti a 190 gradi, a 175 per altri 15 minuti. Poi lasciamo nel forno spento con un mestolo nella porta, in modo che esca il vapore creatosi e quindi si asciughino un po'. Forno preriscaldato.
quindi 190 per, mettiamo, 20 minuti. Ok, a dopo. Trascorsi i 20 minuti scendiamo a 175 gradi per 15 minuti. A tempo ultimato mettiamo un mestolo così fra la porta, così uscirà tutta l'umidità e si asciugheranno un po' finché saranno freddi. Come vedi sono grandi e vuoti dentro e leggerissimi. Questo è il bignè che poi farcirò e vi farò vedere l'interno. Su questi facciamo 2 buchi, così, guarda, sono proprio vuoti dentro, quindi proprio cotti perfettamente. Faccio vedere l'interno. Vuoti e asciutti, come vedi. Ora, per farcirli, crema pasticcera, fredda naturalmente, vi do tutti i link in descrizione nel primo commento oppure qui in alto a destra ti appare, basta cliccarci sopra e ti porta direttamente alla ricetta della crema. E farcisco generosamente. Questi veramente ricevono tanta crema, quindi da leggeri che erano da vuoti adesso sono pesantissimi. Ma deve essere bello pieno. Fate doppia dose di crema. Per l'altra metà invece aggiungo del cioccolato fuso fondente alla crema avanzata, così li faccio al cioccolato. Una goduria anche questi. E andiamo anche con questi, sempre generosi. Questo è l'assaggio mio. Crema e poi rifiniamo con cioccolato fondente, circa 200 grammi. Lo sciogliamo a bagnomaria con un cucchiaio d'olio, così rimarrà un po' più lucido. E lo verso caldo in una ciotola più lunga, in modo che posso facilitarmi il compito di passare l'eclair nel cioccolato, che sono pesantissimi. Ho esagerato come il mio solito. Vedi, così è facilissimo. Sembrano quelli di pasticceria, vero? Però sono più buoni. L'abbiamo fatti noi. Pistacchi sopra a quelli con la crema, giusto per distinguerli, ma basta girarli al contrario e si vede. È ripieno. E cioccolato sopra, scagliette su quelli col cioccolato, ed eccoli pronti. Grandissimi. Oh, vabbè, che te lo dica a fa. Questo tra l'altro è il mio dolce preferito, quindi pasta choux, crema pasticcera e crema al cioccolato. Pastarelle della domenica della festa del papà. Con questa ricetta puoi fare i profiterol, puoi fare le zeppole di San Giuseppe, ottime, vengono grandissime, gonfie, buonissime. E puoi fare tutti i zeppoloni che ho fatto io, fatti in ogni modo, anche lo zeppolone al cioccolato, foresta nera con la pasta asciutta al cioccolato, buonissimo. Quindi hai solo l'imbarazzo della scelta. Alla prossima, ciao ciao!